se vuoi fare video oggi ti dicono tutti quanti la stessa cosa, che serve attrezzatura costosa, altrimenti non cominciare nemmeno su YouTube. Tutte balle, oggi ti dimostro che l'attrezzatura è solamente una scusa per non cominciare. Sì, anche perché quello che sto usando è una telecamerina del 2014, credo, una SJ4000 che costa quanto una pizza e una birra adesso, probabilmente magari anche meno, anche solo come la birra. E ti dimostro che non serve avere nulla di che per cominciare. Quindi ti chiedo subito, ti dà fastidio gli occhi? C'è qualcosa che non va? Quindi se quello che ti dico ti interessa, tra 30 secondi sicuramente non ci penserai più. Intendo la qualità del video. Noi che abbiamo una certa età, insomma, siamo cresciuti con la TV con il tubo catodico, hai presente quei televisoroni, ma sicuramente lo sai, pesanti, assurdi, dove c'era l'effetto neve. Ecco, noi tecnologici di un tempo, ecco, per noi già quella era un'alta definizione e nonostante tutto ci guardavamo i film e che bello che era guardare la televisione, magari cartoni animati quando eravamo piccini. Oggi invece sento persone che dicono che vorrebbero aprire un canale YouTube o fare un vlog, ma il problema è l'attrezzatura e sinceramente anch'io sono passato da questo step dove probabilmente c'è la volontà di comprare e di essere convinti che l'attrezzatura possa fare il video, possa fare la qualità comunque di un contenuto, ma poi ci si rende conto che effettivamente non è così. Quindi quando c'è questo ragionamento in atto, cosa succede? Che alla fine non cominci mai e fai fatica ad arrivare a premere il tastino sopra. Ora la qualità di questa telecamerina probabilmente obbrobriosa e ci sta tutta, che non è come questa qua che poi alla fine è un Action 4, non è nulla di professionale dal punto di vista vlog, ma nonostante tutto fa il suo sporco lavoro. L'ho impostata così alla veloce, non ho cercato l'inquadratura perfetta, anzi questo video è on the go, così come è venuto. Ho una luce con un pezzo di carta forno davanti, una lampada da scrivania, nulla di più, si vede anche, probabilmente i bianchi sono bruciati, credo, ma fondamentalmente il messaggio che sta arrivando c'è tutto quanto. L'attrezzatura conta relativamente. Alla fine quello che conta è quello che hai da dire, come lo dici e la voglia che hai di comunicare con le persone. E sicuramente un video noioso rimane noioso anche con una super telecamera della Blackmagic, della Sony con 8K e magari con il super color grading fatto da un professionista. Quindi se io sono noioso, sarei noioso lo stesso anche con questa qualità, sicuramente. E scrivi nei commenti cosa ne pensi. Certo, si vede meglio sicuramente con questa Action Cam, anche se non è nulla di che, anzi è un modello ormai obsoleto. Quindi questa diventa un po' una sfida, il fatto comunque di avere un'attrezzatura non all'ultimo grido o comunque qualcosa che faccia un video. Ecco, se hai qualcosa da dire lo puoi fare direttamente e senza stare a preoccuparti di ciò che alla fine sarà. Ecco che va bene anche utilizzare una cosa un po' più sgrausa come questa qua, appunto. Spero di averti messo un po' la voglia di cominciare, quindi sempre, come dico, premi il tastino di registrazione e non preoccuparti e poi piano piano imparerai a gestire tutte le cose, ma ciò che è fondamentale è il messaggio. Iscriviti se ti è piaciuto il contenuto e metti un mi piace, magari commenta. Troppe call to action insieme non vanno bene, però vedi un po' cosa riesci a fare.